Il buongiorno mattino insieme va a padre Gianfranco Maronese. Buongiorno padre Gianfranco, benvenuto, Buongiorno, grazie per aver grazie. accolto il nostro invito. Rettore della casa missionaria dei Verbiti di Varone di Riva del Garda. Ecco, ricordiamo chi sono i Verbiti. Come è nata, diciamo da quanti anni appunto, sappiamo che è un punto Sì, di riferimento. è una società missionaria sorta in Germania. Il fondatore è padre San Arnoldo Jansen, fondata nel tempo di Bismarck, perciò allora c'era un po' di difficoltà, sono andati e lui è andato a fondare questa società in Olanda, oltre il confine tedesco, per curiosità. Ha comprato un'osteria, dall'osteria è nata la fondazione della missione. Ecco, e da lì è cominciato questo cammino, missione come espansione. In quel tempo c'era ancora il concetto di missione come espansione, propaganda, battesimi, conquiste quasi, ecco. Oggi è passata. Oggi siamo 6.000 nel mondo, 6.000 nel mondo. diffusi in 76-77 nazioni, con una maggioranza che prima proveniva dalla Germania, dal nord o dall'emisfero superiore. Ora adesso abbiamo la maggior parte dei missionari che provengono dall'Africa, dall'Indonesia, Questo dall'India, anche dalle per una carenza di Filippine. vocazioni, padre Gianfranco. Noi rimaniamo con lo stesso numero, non caliamo, anche se in Europa e in America del Nord le vocazioni sono calate moltissimo, però sono cresciute nelle altre parti del sud del mondo. A Varone quanti siete? A Varone siamo in 14, però potremmo dire è una casa anche di accoglienza dei più anziani. Un missionario che è stato 40 anni in Brasile, 40 anni in Indonesia, in Papua Nuova Guinea o in Africa, ha diritto di passare gli ultimi anni, anche perché non ci sarebbe la cura, passare gli ultimi anni accudito e sostenuto da una comunità valore a questo. Inoltre abbiamo dopo una unità pastorale di Varone con 6 altre parrocchie e poi cerchiamo, ecco, attraverso la sala dialogo di diffondere un po' la missione, il dialogo con il giorno di oggi. Con il giorno di oggi, quindi un punto di riferimento anche che intercetta anche quelle che sono le necessità di una comunità. Il carisma qual è dei Verbiti? Il carisma dei Verbiti è l'annuncio della parola, verbum, annuncio della parola, annuncio di Cristo, ma però, se posso dire che i Verbiti si sono un po' distanziati oppure caratterizzati in modo diverso. Dall'inizio il nostro fondatore è quello che ha sempre a me un po' colpito. Già in quel tempo studiate l'etenologia, studiate l'antropologia per sapere entrare e inculturarvi dove andrete. Allora c'è una missione che è inculturata, una missione che entra nel territorio ed è aperta alla cultura, alla promozione umana e alla promozione anche evangelica, certamente. L'occasione di averla con noi a Mattino Insieme, padre Gianfranco Maronese, è l'ottobre missionario e soprattutto la settimana che propone la casa missionaria in collaborazione ovviamente anche con la sala dialogo missionari Verbiti di Varone dal 21 al 27 27. di ottobre. Una settimana speciale, vediamo nel frattempo scorrere appunto la locandina, sono numerosissimi gli appuntamenti. La vita è missione, quindi c'è bisogno di missione. Cioè, ciascuno di noi, diciamo, Sì, è una è una missione. missione. Ecco, io, se permette, io vorrei dire, ecco, è un mese missionario speciale, l'ha voluto il Papa. E allora, con questo ci siamo chiesti, noi con il gruppo di laici, il gruppo Dialogo, ci siamo chiesti che possiamo fare e allora ci siamo proposti e abbiamo ideato questo cammino. Ma perché anche il Papa vuole questo mese missionario particolare? Perché ricorre 100 anni, il 30 novembre del 1919,
è uscito Maximum Dillon, un'enciclica che cambiava il senso della missione, da una missione un po' conquistatrice a una missione evangelica. Questo concetto è stato ribadito anche dal Vaticano II e oggi, ecco, la missione è questa. La missione non è che vado in missione, siamo tutti in missione anche nel Trentino, siamo tutti, perché la vita è missione. Io ho voluto questo titolo perché oggi pensiamo, missione è solo dare un po' di aiuto ai missionari, un po' di aiuto, una preghiera, poi accogliere, bisogna missionari quando si va in Africa. No, Invece? missione è compiere bene, con responsabilità, il proprio impegno nella vita attuale, qui. Missione allora è nella famiglia, missione nella società, missione... Oggi, mi permette anche qui, io sono sconvolto un po', io anche uomo di scuola sempre, a vedere giovani che non hanno senso della vita, famiglie, anche l'altro giorno abbiamo visto, famiglie che si autodistruggono, la difficoltà di accoglienza reciproca, sia religiosa, sia culturale, sia etnica. Ecco, qui dobbiamo risvegliare la nostra missione. Qual è il senso della mia vita? È un messaggio profetico, ma molto molto aperto al futuro, che dà speranza. E attuali, proprio settimane, iniziative come quella che state organizzando dal 21 al 27, diciamo, favorisce questo risveglio anche delle coscienze. Andiamo ad ascoltare la testimonianza di Sergio Tolotti. Si parlava della Casa Missionaria dei Verbiti di Varone, anche questo gruppo in collaborazione è nato questo gruppo di Sala Dialogo, appunto. Andiamo a sentire Sergio Tolotti. Sì, d'accordo. Prego la regia. Sala Dialogo che sta alle nostre spalle, una fucina di idee, una fucina di progetti, come questo progetto che dal 21 al 27 ottobre andrà, tra virgolette, in onda qui sul Garda Trentino con questo titolo importante, La vita è missione. Una sala dialogo, fucina appunto di incontri. Sì, la Sala Dialogo è una fucina di incontri. Il gruppo Sala Dialogo nasce da un gruppo di amici di volontariato ed è presieduto da padre Gianfranco Maronese. Eccoci. Già nel suo nome, Sala Dialogo, c'è insito anche la sua missione. È una missione di portare il valore del dialogo e dell'accoglienza, diciamo, fra tutte le persone, anche di etnie e religioni diverse. Un progetto questo che va a toccare vari territori, quindi un progetto a macchia di leopardo e va a toccare tanti argomenti importanti al giorno d'oggi, un progetto che parte da 6 mesi fa. Sì, parte da 6 mesi fa, ci siamo trovati parecchie volte per portarlo avanti, è stato voluto e fortemente studiato e voluto, progettato dal gruppo Sala Dialogo, quindi non nasce dall'alto, ma è un progetto che nasce sul e per il territorio, per tutto il territorio della nostra zona pastorale. Infatti le serate non si svolgeranno in un unico luogo, ma andranno in più luoghi, diciamo, su tutta la zona. Toccheranno Riva del Garda, Arcola, Val di Ledro, toccheranno Dro, toccheranno Vezzano, toccheranno anche Cologna. Il nostro intento era quello di portarlo su tutto il territorio perché tutte le comunità del nostro territorio si sentano protagoniste a casa loro. Quindi le serate verranno diffuse un po' su tutto il territorio. Una serata importante anche dal punto di vista artistico con la proiezione all'oratorio di Arco mercoledì 23 ottobre con il titolo Fiore Gemello. Ecco, quella è senza dubbio è un piccolo scrigno, è un film, è un'occasione che va senza dubbio valorizzata. Ecco, noi pensiamo di invitare particolarmente tutti i giovani e i ragazzi, anche i giovani, diciamo, della catechesi, senza dubbio, perché è un film giovane, importante e che non è ancora dato nelle sale cinematografiche. Ha
preso una fila di, diciamo, di premi e credo che sia un film che vale la pena essere visto. Poi ci sarà lo spettacolo del sabato sera a Rione dei Gasperi, l'Auditorium, Rione San Giuseppe, con questa suora Anna Nobili che assieme al suo gruppo ci farà vedere delle bellissime cose. Eccoci, senza dubbio anche questo è un appuntamento da non perdere, un appuntamento per giovani, per ragazzi. Eccoci, e Suor Anna Nobili sarà presente senza dubbio e ci parlerà un po' anche della sua vita, di come è passata, diciamo, dalla discoteca a diventare suora. Ecco, con i suoi artisti cattolici proporrà delle danze, delle coreografie veramente importanti. A concludere la settimana sarà Sua Eccellenza il Vescovo Lauro Tisi che interpreterà questo titolo dedicato a questa domenica, Festa dell'incontro e del dialogo missionario, Auditorium San Giuseppe, sempre a Riva del Garda. Ecco, anche questo è un appuntamento molto importante, ci sarà il Vescovo, non sarà comunque una celebrazione solo religiosa, saranno invitati 4 religioni, saranno presenti, quindi è un incontro che sarà più che altro un dialogo con le altre religioni, perché per valorizzare ad ogni religione il loro valore. Il Vescovo Lauro Tisi farà poi la conclusione. Ricordiamo dunque l'appuntamento dal 21 al 27 ottobre, quasi sempre alle ore 20:30 di sera nei vari luoghi. Ringraziamo Paolo Malfer per questa intervista e Sergio Tolotti della Sala Dialogo dei Verbiti. Siamo con il rettore padre Gianfranco Maronese. C'è un po' di disturbo appunto in audio, prego la regia. Intervista che appunto ha anticipato quella che sono i tanti appuntamenti della settimana, la settimana missionaria organizzata appunto dai missionari verbiti di Barone. Abbiamo visto da teologi a John Palizza, ricordiamo questo attivista che in questo momento è proprio in marcia verso Roma, fino anche a personaggi quali appunto Brunetto Salvarani, esperto in dialogo interreligioso. Quindi diciamo che abbiamo già dato quelli che sono gli appuntamenti. Uno su tutti, che cosa è questo filo conduttore di questa settimana? Si diceva la vita è missione. Sì, la vita è in missione, cioè ognuno di noi ha questo dono della vita, deve farne una missione positiva, bella, costruttiva e gioiosa per il mondo, non di odio o di difficoltà. Se permette, prego. Ho scritto una cosa di introduzione che sintetizza il significato. Il mondo di oggi, io ho scritto, ha bisogno di dialogo umano, politico, interculturale e interreligioso. Senza vero dialogo l'uomo si perde nei suoi meandri di egoismo, di tristezza e di violenza. La vera animazione missionaria inizia e continua oggi in questa dimensione e la missione diventa dialogo profetico. Per questo apriamo le porte a tutti per dialogare con spirito evangelico. Ecco, questo mi sembra il sunto, il messaggio che vogliamo lasciare da tutti questi giorni. E come diceva anche lei, ecco, farsi prossimo al mio fratello, presentato da un teologo laico. Renato Sacco, anche quello, conosciuto, coordinatore nazionale della Pax Christi. Poi la testimonianza, si parte dal concetto, la testimonianza, Il fiore gemello, che è un film spettacolare e meraviglioso. Fino alla danza. Fino alla danza. E anche, dobbiamo aggiungere, che lei non è citato, non è neanche... Ci sarà la cena solidale anche, perché l'amicizia, ma anche il dono che facciamo, pur trovandoci assieme in dialogo tra di noi, perché il dialogo comincia dalla famiglia, dalla casa. Quindi una settimana ricca di appuntamenti, una settimana potremmo dire di relazioni sante. Siamo davvero in chiusura di questa nostra conversazione. Farsi prossimi, diceva, come possiamo farci prossimi a quello che sta succedendo in Siria al popolo curdo? Farci prossimo vuol dire, ecco, secondo il mio parere, un atteggiamento, ecco, di
conoscenza prima di tutto, di conoscenza critica, poi in cui emergono i veri valori. Non è la guerra che risolve, non è l'emarginazione che risolve il futuro di questi bambini, di queste donne, e dobbiamo portare, ecco, uno spirito di fraternità e viverlo tra di noi, ed inoltre anche collaborare con certe iniziative. Per esempio, io ho scritto anche nell'ultima rivista nostra dei missionari vermiti: basta con le armi, si fa troppo silenzio nelle vendite delle armi, le armi non servono per costruire. Perciò allora dobbiamo, ecco, è conoscenza, relazioni umane, ma anche capacità, ecco, di intervenire e di far capire, denunciare anche denunciare dove lo sbaglio. Queste aggressioni, diciamo. Grazie a padre Gianfranco Maronese. Ricordiamo la settimana del 21 al 27, la settimana missionaria organizzata dalla Casa Missionaria Punti di Verviti di Varone di Riva del Garda. E ora andiamo alla scoperta, prego la regia di mandare in onda questo servizio, alla scoperta della circoscrizione di Sardegna con il presidente Alberto Pedrotti.